Ciao a tutti da Sergio, l'anagrafe SergioNet sulla PS. Parto subito con ringraziare Johnny, hi Johnny, un amico che saluto per avermi suggerito di portare quest'auto a Tokyo e quindi la porto volentieri sul canale, anche per vedere questo settaggio che si può usare su quest'auto del 69. Allora, due parole, due cenni proprio su quella che è la Fairlady, quest'auto. Praticamente la serie Z della Nissan Fairlady significa proprio prettamente serie sportiva, quindi sono auto prodotte dal 69 ad oggi solo nel settore sportivo. Ovviamente, la settima serie, l'ultima, quindi va ancora parecchio come vendite, è nata parte dal 2022, quindi dal 2022 si produce la settima serie. Ma 432 che sta a significare? 4 sono le valvole, 3 sono i carburatori e 2 sono gli alberi a camme. Ecco 432 spiegato. Sul gioco si acquista solo ed esclusivamente nel reparto delle auto, quelle leggendarie. In questo momento non c'è, quindi non ve le faccio vedere l'acquisto, però si può comprare soltanto da lì. Cosa importante che vi dico sempre, dopo aver acquistato l'auto, un'auto nuova qualunque essa sia, duplicate sempre il setup. Perché? Perché almeno vi può tornare comodo, magari per chi fa i setup e tutto, avere una copia di quelli che erano lo stock, il setup iniziale, quello proprio da stock. Ecco perché infatti vi dico, come faccio vedere ora, di duplicare lo stock, il setup iniziale. Una volta fatto questo andiamo a swappare il motore. Allora, si può fare o da qui, per chi ce l'ha, questo motore qua, lo mettete, tanto vi viene scritto compatibile, per cui lo installate, se ce l'avete, appunto, ripeto, la possibilità, l'avete vinto con ticket, o con magari c'era un vecchio bug che forniva 1 miliardo di motori che io non avevo ancora comprato GT, quindi non ce l'avevo, oppure lo potete fare da GT Auto. Da GT Auto andate qui nella prima parte e in fondo c'è il discorso dello swap motore, per chi non lo potesse, chi non aveva il motore di là. Una volta swappato si fa anche la carrozzeria larga, ci allarghiamo la carrozzeria così almeno la rendiamo più carina già come macchina. Ok, fatto anche questo, andiamo nella parte, torniamo nel menu principale e andiamo nella parte personalizzazione auto. Ok, andiamo qua e qui partiamo dalle ruote. Le ruote io metto una configurazione potete scegliere quella che volete, a me piaceva questa tipologia di gomme, però 17 pollici, mi raccomando, mettete 17 pollici con larghezza cerchione larga e eccentricità larga. Installiamo tutto e andiamo nella parte appunto personalizzata. L'avantreno scegliamo il tipo B, poi nell'alettone scegliamo un alettone medio, dai, non lo voglio proprio disintegrare il design originale dell'auto, quindi scelgo un alettone medio e con un finale che potete scegliere da voi, nessun problema, scegliete quello che più vi aggrada. Io ho scelto il 13, ma potete scegliere quello che volete. Poi, dopo fatto questo, andiamo a vedere quello che c'è per quanto riguarda la gabbia di sicurezza. Installiamo quella di tipo C. La livrea scegliete quella che volete, io ne ho fatte una per chi vuole la tromba se no potete sceglierne una qualunque, nessun problema. L'importante è che abbia le caratteristiche che avete visto per ora. Ok, andiamo a vedere al negozio quello che c'è da comprare. C'è un po' di lista della spesa da fare, quindi qualcosa da comprare c'è. Allora, borsellino aperto e andiamo a comprare sport dure, gomme sport dure. Aumento all'esaggio, poi compriamo l'albero a camme ad alto sollevamento, limitatore potenza e zavorra io li compro sempre a prescindere, computer personalizzabile, turbocompressore a regimi elevati, LSD personalizzabile e andiamo poi di qua, a sistema anti-lag, lavorazione dei condotti, poi c'è l'intercooler, il filtro dell'aria e la marmitta da corsa, uno dei due kit freni con accompagnato le pastiglie dei freni da corsa. Non il collettore, mi raccomando. Sospensioni personalizzabili sì, controllo e bilanciamento freni e insieme acquistiamo anche il rapporto marce da corsa personalizzabile. Di qua in estremo per chi vuole l'adattatore angolo di sterzata va bene, nell'estrema ABL e pistone in titanio insieme all'albero di trasmissione in carbonio. Una volta terminati gli acquisti andiamo nel reparto setup, andiamo a vedere il vero e proprio setup che useremo qui a Tokyo. Allora, vediamo un po', intanto andiamo a tirare fuori la nostra gara su Tokyo Expressway, quella da 5,50, eccola qui. Oh, allora, impostazioni auto e andiamo a vedere il nostro bel setup fatto apposta. Allora, sport dure, queste sono tutte la regolazione delle sospensioni e queste sono quelle del differenziale. Deportanza 40 l'anteriore, 152 il posteriore.
Qui non ho toccato niente perché va bene così. 3,50 di massima, di punta massima, e queste sono quelle che sono le regolazioni delle marce. Ok, andiamo oltre. Quello che abbiamo comprato, regimi elevati, sistema anti-lag forte, intercooler da corsa, filtrerà la marmitta, il collettore non l'abbiamo comprato quindi non lo installiamo, abbiamo il sistema frenante, le pastiglie, il controllo dei freni lo lascio a zero perché mi basta questo bilanciamento e poi tutto il resto che abbiamo acquistato di qua con l'albero di trasmissione e per chi l'ha preso anche il kit angolo di sterzata, tanto non cambia IPP. Riaccompaio e andiamo a vedere la strategia da usare in questa gara. Ok, iniziamo, facciamo partire la gara. Allora, mappatura 1 la terremo per tutta la gara e faremo un unico pit stop. Per i nuovi, come dico sempre, possiamo fare, per prendere il bonus di gara pulita, quindi il 50% di crediti in più, dovete prima di tutto non tamponare gli altri, non farvi tamponare, anche se qualche volta ultimamente siano un pochino più elastici, ora vi farò vedere perché. Non dovete tagliare il cordolo in fondo e neanche la parte esterna, l'uscita del cordolo sulla sinistra, che mi hanno detto che anche quello dà dei discreti problemi. Le barriere le potete usare quanto volete. Allora, io in questa gara lo uso soltanto per i primi 3 giri. Questa barriera, l'unica barriera che uso sempre io, la prima, l'ho usata solo per i primi 3 giri. Dopodiché, lo vedete anche dai tempi, non ho usato la barriera, quindi i tempi ovviamente si alzano un pochino. Qui vediamo che vi porto già alla fine del quarto giro, all'inizio scusate del quarto giro, dove praticamente riesco a passare in testa e non sono tanto lontano da Gallo che ovviamente essendo i primi 4 giri comincia a rompere un po' le scatoline. Però insomma vedete, questo è l'inizio, come vi dicevo vedete a destra i tempi 2.10, 2.10 e 2.25 sono quelli che ho fatto con le barriere, da qui in poi non uso più le barriere. Siamo alla fine del quinto giro, infatti i signorini sono qui dietro, Gallo e Susvillo che sono qui dietro che mi tamponano e alla fine per evitare danni io li faccio anche passare. Ora vedete qui il nostro amico Gallo, una tamponatina me l'ha data, me l'ha toccata, però ecco questa è quella parte sinistra che vi dico di non tagliare perché se no mi hanno detto che anche quella comporta penalità, non vi dà il bonus. Anche Susvillo mi supera, anche se poi lo ripasso un po' in accelerazione. Però Gallo qui al quinto giro è vero che mi prende, però si ferma, è il suo giro, quindi lui si ferma sempre ai box. Su Svillo, pur avendo una grandissima auto di quelle super veloci, la Nissan, se non mi sbaglio la GT Nismo, per cui lui non riesce a superarmi. Ora, è un po' cattivello lui staccata, dobbiamo essere onesti, però vedete ce l'ho sempre lì che non molla, 306, 307, lui è in scia. La frenata, ovviamente non uso la barriera come vi dicevo e lui cerca anche di buttarmi fuori strada perché vedete mi ha dato un bel colpo per farmi controsterzare, disgraziato, ma io l'ho fregato lo stesso e sono rimasto in testa, sono riuscito a rimanere nella mia posizione, la parte mista lo semino tranquillamente. Siamo al sesto giro, quindi inizio del settimo e si ferma anche su Svillo ai box. Io ancora ho un giro, vedete 1,3, 1,4 sulla parte destra della benzina. Mi fermo, non cambio le gomme, ma faccio soltanto benzina. Le gomme sono più che sufficientemente per arrivare in fondo. Faccio benzina quanto basta, con un mezzo giro in più, 0,4-0,5 in più, proprio per arrivare con tranquillità in fondo. Riesco e c'ho Gallo proprio attaccato proprio ai groppone. Però poi Gallo alla fine, all'ottavo giro, alla fine dell'ottavo giro, si riferma e quindi da qui in poi vado libero perché levato Gallo su Svillo, Cocoburn sono indietro, quindi non mi riprendono più. E di fatti finisco la gara, le gomme sono abbastanza a posto, il carburante ho quelli 0,6-0,5 che avevo previsto prima, che intendono un po' di più, e quindi chiudo la gara tranquillamente. Vedete i tempi, avete visto, ho sempre usato, sono 2,13, 2,14, quindi non ho più usato le barriere. Quindi ho usato le barriere soltanto per i primi 3 giri. Ok? Ecco. Questo è quello che riguarda questa gara e mi ha dato 8,25, quindi quella toccata sostanzialmente non so come mai, però non me l'ha considerata, forse perché mi è venuto addosso lui, meglio così. Io sapevo che anche se vengono addosso qualche danno lo fanno e ti levano il bonus di gara pulita, però a quanto pare forse hanno cambiato qualcosa che io non so, meglio così, meglio così, prendiamo 8,25. Benissimo ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questo video. Se volete lasciare un pollicione lasciatelo pure se vi è piaciuto il video. Se volete iscrivervi al canale tranquillamente fatelo. Se non volete iscrivervi non vi iscrivete, non ho progetti da portare avanti. Io faccio questi video solo per divertimento, sinceramente. Non ho progetti o ambizioni varie, per cui
si fa per divertirsi e trovarsi un po' tutti insieme a scambiarsi quattro chiacchiere. Appunto per quello, se volete scambiare quattro chiacchiere, o mi scrivete nei commenti o su WhatsApp, quello che volete, oppure ci possiamo scrivere su Telegram, che ho fatto un gruppo apposta per divertirci un po', a scambiarsi quattro battute tutti insieme. Ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Sergionet.